Ritrovati a tutti ragazzi in questo nuovo episodio dedicato alla fotografia di ritratto. Nel backstage di oggi proveremo anche questo nuovo modificatore in silicone. Ve ne avevo parlato proprio in un video alcune settimane fa dove vi portavo proprio la recensione di quell'illuminatore sempre di Godos ML30. Guardatelo perché secondo me avere una luce a LED nella propria attrezzatura, anche se facciamo fotografia di ritratto al giorno d'oggi, è decisamente molto importante. Guarda quel video ovviamente dopo aver guardato questo backstage. Oggi proviamo lui e vediamo se vale la pena o no acquistarlo. Arrivati a questo punto dello shooting ragazzi, ho guardato le foto, le ho controllate bene con lo zoom e ho preso la decisione di togliere questo modificatore in silicone di Godos. Perché? Te lo spiegherò proprio a fine backstage, quindi rimani con me fino a fine video. E ho continuato con un mio vecchio, si fa per dire, modificatore, questo softbox da 60 cm. Avrei voluto quello da 85 cm ma non l'avevo portato, quindi mi sono fatto bastare proprio questo modificatore. Ok ragazzi, dal momento che siamo in argomento ti faccio anche vedere come utilizzo di solito io questo modificatore, anzi sempre, quasi sempre diciamo. Ve lo apro, utilizzo sempre anche un diffusore, quello interno, che è decisamente molto sottile, e però quello esterno è decisamente molto più spesso. Il tutto ci darà una morbidezza alle nostre fotografie sull'ombra che ovviamente genera la D300 sulla modella. Ok ragazzi, continuiamo con il backstage, dopo tiriamo le conclusioni e vi dico perché non ho utilizzato più il modificatore in silicone.
Bene ragazzi, siamo arrivati al termine di questo backstage dove abbiamo provato fino anche a un certo punto proprio questo modificatore in silicone della Godos. Allora, innanzitutto volevo ovviamente specificare delle cose molto interessanti, che se vuoi ovviamente utilizzarlo su un normalissimo Speedlite a testa rettangolare oppure sul tuo Godos V1 o qualsiasi altro Speedlite a testa tonda, insomma puoi farlo, perché se decidi di acquistare questi modificatori in silicone che vengono, ricordo, venduti in coppia, vi lascio il link in descrizione per acquistarli su Amazon, vi danno anche degli anelli adattatori che basta ovviamente incastrarli sul silicone. Io ovviamente sto utilizzando l'adattatore Godos Mount, però c'è anche l'adattatore per la testa tonda e eventualmente anche per il classico Speedlite a testa rettangolare. Segnalazione giusto per tutti i possessori di Godos V1, eventualmente anche AD100 Pro e anche chi utilizza la testa tonda sulla D200 Pro, che la Godos ha anche rilasciato sempre un altro DOM sempre in silicone. La sigla è HKR22, vi lascio il link in descrizione se lo trovo su Amazon. Qui non servirà nessun anello adattatore, basta ovviamente infilarlo proprio sulla testa e siete pronti a scattare con questo modificatore in silicone. Per quanto riguarda invece la mia personale opinione in merito proprio a questo modificatore in silicone, questa esperienza che ho avuto in circa 40-50 giorni all'incirca, anche se non l'ho utilizzato, devo ammetterlo, tantissimo, è decisamente positiva ed è un modificatore che ti consiglio di prendere in considerazione, di acquistarlo e di averlo sempre proprio come modificatore di emergenza in certe occasioni, ok? Sia che tu sia un videomaker, sia che tu sia un fotografo. Allora, ho sempre utilizzato all'occorrenza un DOM, anche quello piccolino in plastica che troviamo nel set HPR1. Mi è capitato più di una volta di trovare la classica giornata ventosa e non poter utilizzare un ovviamente modificatore più grande, proprio perché sennò sarebbe caduto giù tutto lo stativo, e ovviamente ho continuato a scattare con i flash utilizzando proprio quel DOM piccolino. Questo è decisamente più professionale e il risultato è decisamente migliore. L'ho provato in studio circa 2 settimane fa con una modella, ho fatto delle foto di make up, ovviamente ho scattato con la D300, ho utilizzato il classico Beauty Dish, però alcune foto le ho fatte proprio con questo, proprio perché volevo portarvi il feedback oggi e tutto sommato è positivo. L'ho tenuto molto vicino alla modella a una distanza di circa 20-25 cm e il risultato è decisamente molto valido, ombre belle morbide e sotto questo punto di vista lo consiglio. Invece nel video che vi ho portato oggi, questo backstage, il discorso qui cambia, almeno che voi non volete fare quello che non ho voluto fare io, cioè tenere questo modificatore vicino alla modella, perché dopo in post produzione, dal momento che volevo delle foto ambientate, volevo anche la location, non solo Evelina, dopo io in post produzione non avevo decisamente voglia di togliere lo stativo, il modificatore, la D300 proprio dalla foto con il timbro clone, anche perché vado ad editare non solo 1, 2, 3 foto ma molte foto, quindi avevo bisogno di evitare questa perdita di tempo, quindi ho tenuto il modificatore decisamente molto più lontano, circa 1,5 metri, massimo 2 metri, e a questa distanza, anche se la luce non era decisamente puntata sulla modella, creava sotto il mento e anche sul naso un'ombra decisamente troppo dura, almeno per i miei gusti, quindi ho deciso di passare al classico softbox, ok ragazzi? Comunque ripeto, tutto sommato è un modificatore consigliato, specialmente a chi fa fotografia di avvenimenti. Se dovete andare a fotografare gli ospiti degli sposi sul ristorante, sulla sala da ballo, piazzate 2 di questi e siete a posto. Questo magari è una cosa da prendere in considerazione, ok ragazzi? Ovviamente dopo, se lo utilizziamo con uno stativo a giraffa, boom, l'effetto è decisamente più interessante, va testato, provato. Quindi ragazzi, io chiudo qua il video, spero che vi sia ovviamente servito. Se vi va, lasciatemi un like, che per me è molto importante proprio per portare questi contenuti, e vi do appuntamento alla prossima settimana o al più tardi fra 15 giorni con un nuovo video. Grazie e alla prossima, ciao da Andrea.